2015 abbiamo avuto il privilegio di essere i partner ufficiali di Expo 2015 con il caffè, sia come International Coffee Organization, da me rappresentata, che come Illy-Caffè. E abbiamo fatto un grande forum con 40 paesi produttori di caffè, abbiamo scritto questo documento, un impegno per il futuro a alimentare il circolo virtuoso che lega il benessere che il caffè dà a chi lo consuma con l'opportunità di sviluppo che dà a chi lo produce, che sono 25 milioni di famiglie nei paesi del sud del mondo. E questo documento, che si chiama Milan Coffee Legacy, che adesso è un documento depositato alle Nazioni Unite, lo stiamo coltivando. Quindi la prima cosa fatta è stato proprio, è ancora in corso, il SIGAP, ossia come mettere in condizione gli agricoltori, quindi le comunità rurali dei paesi produttori di caffè, che spesso sono poveri, di accedere a capitali a lungo termine e a a tassi di interesse agevolati per poter fare gli investimenti necessari, soprattutto ad adattarsi al cambiamento climatico, a rendere resilienti le piantagioni. Quindi non so, sostituire le piante, adottare pratiche agronomiche più sofisticate, usare anche più tecnologia, eccetera. E questo è stato fatto con una comunità internazionale e quindi sono ragionevolmente rassicurato sul fatto che si riuscirà a rendere resiliente almeno la parte più importante della produzione del caffè ai cambiamenti climatici. Adesso la prossima sfida grande è quella della mitigazione, perché non dobbiamo scordare che l'agricoltura rappresenta il 25% delle emissioni di gas serra. Proprio per questo motivo, perché io penso che le imprese siano le responsabili della società in cui viviamo, non fosse altro perché il 70% dell'economia è fatta dal settore privato. Quindi se noi vogliamo andare verso una società che decarbonizza, non saranno certamente le istituzioni, il pubblico a farlo, ma i singoli business. Quindi il mio grosso periodo di studio era come posso decarbonizzare la Illy-Caffè e idealmente il mio sogno è che nel 2033, che sarà il nostro 100° anniversario, l'azienda sia carbon free. E quindi per farlo volevo cercare un'economia circolare, non mi va di andare a sequestrare carbonio in maniere alternative al di fuori della nostra filiera. Quindi volevo un modello dal suolo al suolo. Quindi sono ritornato a studiare i miei libri di scienza, io sono chimico di forma mentis e quindi sono andato a studiarmi tutto quello che ritenevo le materie fondamentali, dall'agronomia eccetera. Però c'è anche un altro tema ed è il fatto che per i consumatori, che sono i primi attori, la sostenibilità è importante, ma è comunque al quarto posto, perché al primo posto c'è la salute, poi c'è il gusto, poi c'è il prezzo e infine solo c'è la sostenibilità. Quindi se noi vogliamo far sfondare idealmente l'agricoltura rigenerativa, bisogna anche che sia altamente benefica per la salute umana. E sono due cose, questi due aspetti, questi due mondi dell'agronomia e del nutrizionismo che non sono mai stati messi assieme e tra l'altro sono due mondi molto molto complessi. E quindi l'idea è stata di creare un modello circolare in cui l'agronomia rigenerativa è benefica per la salute umana, crea un business più redditizio per gli agricoltori e mettendo in moto un movimento come lo è stato e continua a esserlo quello del biologico. Quindi l'idea è che la Virtuous Agriculture sia un network di open innovation in cui tutti mettono a disposizione, rendono pubblico le loro pratiche agronomiche sotto forma di un vero e proprio report. A questo punto che coloro che adottano queste pratiche di Virtuous Agriculture facciano un rating di chi è più virtuoso di altri in maniera da avere anche un'argomentazione per il consumatore. Quindi questo è il modello e i prossimi passi sarà decidere se costituire il comitato scientifico che farà il piano della ricerca. È ovvio che questo è un progetto di moltissimi anni o decenni di ricerca che necessiterà di molte risorse ma soprattutto di una grande community, quasi un vero e proprio movimento.
Quindi io sono molto curioso di ricevere dei riscontri da parte degli stakeholder della Seeds and Chips Community e sentire se c'è risposta alla mia idea oppure no. Ecco, il caffè è virtuoso. Se vogliamo fare una ipersemplificazione, le 4C, le prime due cause di danno ambientale sono le emissioni di carbonio e i contaminanti, no? I contaminanti che restano nel suolo, nell'aria, nell'acqua e anche nel frutto. Mentre invece le due prime cause di morte per malattie non trasmissibili sono le cardiovascolari e il cancro. Ecco, il caffè non ha nessuna delle 4C, quindi è virtuoso. Ecco che auspicabilmente potrebbe diventare un'agricoltura che fa da pilota, che fa da modello, che fa da ispiratore per la Virtuous Agriculture anche con altri raccolti. Ecco perché il caffè.